Garda Trentino Christmas Trail, settima edizione. La grande novità è il tracciato della XS, la gara più corta di 15 km, sempre con partenza arriva a Torbole, ma nel mezzo tutto nuovo. Nel mezzo tutto nuovo perché abbiamo praticamente unito tutti i pezzi di asfalto che prima nelle versioni precedenti, negli anni precedenti si avevano lungo il percorso, li abbiamo uniti nei primi 4 km scarsi, però sarà anche un pezzo molto panoramico perché si farà la strada gardesana che da Torbole va in direzione di Malcesine e quindi si correrà con il lago di Garda a fianco. Dopodiché si deve salire verso il versante occidentale del Monte Baldo. Da lì si comincerà a salire, prima su una forestale molto comoda e ampia, e terminata quella comincerà la parte centrale del percorso che appunto sarà anche la parte più tecnica. Prima un sentiero molto stretto e ripido che metterà a dura prova gli atleti e che dovranno arrivare alla sommità di questo sentiero per poi affrontare il sentiero in discesa che li porterà al ristoro. Questo sentiero è particolarmente ripido e particolarmente tecnico, quindi va affrontato con attenzione e riservando un po' di energia per essere pronti appunto a queste difficoltà. Rischio ghiaccio? In questo tratto del percorso sicuramente, tutto all'ombra la mattina, potrebbe essere che nel tratto in discesa soprattutto ci sia appunto questo problema. Noi comunque abbiamo provveduto a provvederemo a posizionare del nostro personale lungo questo tratto e quindi ci sentiamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Una discesa che porterà in località Busatte da cui si salirà verso Nago per raggiungere il tracciato principale. Nel Parco delle Busatte gli atleti troveranno il ristoro, l'unico ristoro presente in gara, ma a quel punto il percorso sarà decisamente più comodo e ampio, saremo anche tutti al sole, quindi non ci saranno più problemi di questo tipo. L'ultima salitella fino a congiungersi nell'abitato di Nago con gli atleti provenienti da 30 km e dopo un giro all'interno di Castelpenede la discesa verso Torbole. Partenza alle? Partenza alle 10 per i circa 400 atleti impegnati in questa distanza. E poi pasto caldo anche per loro. Alla fine tutti assieme in un tendone riscaldato che d'inverno non fa mai male per mangiare la polenta carbonara dei Polenter di Storo.